Dime que es bueno e che no es malo. Ya, por ahí está fugando. Sì. Gli ultimi giorni in Perù sono stati davvero emozionanti. La grande deviazione sulla Panamericana ci ha portato a conoscere i paesaggi dell'altopiano andino, fino ad arrivare a Machu Picchu, un sogno che avevamo fin da piccoli. Tutto bene, direte voi, ma sotto i nostri piedi qualcosa si usura. Pneumatici, le sospensioni, gli ammortizzatori e le guarnizioni. Ed ecco qua, dopo la meraviglia Inca e quella strada infernale, ci risiamo con la conta dei danni a Nirvan, che in un viaggio del genere sono sempre da mettere in conto. Personalmente, da quando abbiamo attraversato il Messico, ho smesso di preoccuparmi seriamente, dopo aver visto il genio dei meccanici sudamericani e soprattutto il basso impatto che hanno queste riparazioni sul nostro budget. Ma oggi abbiamo notato una piccola perdita d'olio e quindi ci dirigiamo dal meccanico più vicino. Purtroppo, tornando da Machu Picchu, abbiamo avuto un bel problema. C'è una perdita d'olio del servosterzo. Non so come sia potuto accadere. Adesso sono qui da un meccanico. Ecco qui, siamo già dal meccanico qui a Urubamba. Intanto già abbiamo visto la perdita dove arriva. Adesso il meccanico sta pulendo per bene proprio la fine del volante, per capire bene da dove sia uscito l'olio. Da qui si può vedere la perdita. Dime que es bueno e che no es malo. Mira, acá tenemos un retén, mira. ¿Lo ves? Mira el Sí. retén. Ya, por ahí está fugando. Sì. Lo que tenemos que hacer es sustituir eso. Y ahora este repuesto nosotros no tenemos. Claro. Y hasta que no le cambiemos vamos a seguir fugando. Y para eso tenemos que Y está desmontar. botando mucho. No, poco nomás. In pratica avevamo una perdita dall'idroguida, più comunemente chiamata scatola dello sterzo, ovvero quella parte che ci permette di usare il volante con estrema semplicità. Una guarnizione, ovvero quella superiore vicino al giunto con il volante che non riusciva più a reggere la pressione dell'olio e quindi c'era una piccola perdita. Per ripararla bisogna estrarre tutto il pezzo e cambiare le guarnizioni. Lavoro oneroso e non facile, soprattutto qui in Perù, dove il nostro Ducato non esiste, oppure si può risolvere comprando una nuova scatola dello sterzo, ma sicuramente non qui. Non avendo altre soluzioni disponibili, in accordo con il meccanico decidiamo di aggiungere ogni giorno l'equivalente di olio che veniva perso, in maniera tale da procedere in totale sicurezza fino a quando avremo incontrato un buon meccanico. Dovevamo essere molto attenti. L'assenza di olio nel sistema idraulico del servosterzo poteva causare la rottura della pompa con blocco del volante, ma dopo aver capito come dovevamo agire, riprendiamo il nostro viaggio nella Valle Sacra dell'Inca. Dopo l'avventura di Machu Picchu ci siamo fermati qualche giorno nella Valle Sagrada e oggi andremo a vedere le saline di Maras. Adesso abbiamo parcheggiato, voilà. Abbiamo parcheggiato il van e facciamo un paio di chilometri fino ad arrivare a queste saline. Ed ecco la valle delle saline di Maras. Si vede in fondo il sale. Ci sono ben 3000 piscine da 5 metri quadri l'una. L'acqua salata praticamente attraverso una sorgente al sottosuolo arriva in queste piscine e poi qui c'è il sole tutto l'anno. L'acqua evapora e rimane il sale che viene venduto ancora ed ha costituito nel passato una grande fonte di guadagno per il pueblo di Maras.
Ecco la sorgente di acqua salata che viene dal sottosuolo, e questo piccolo fiumiciattolo riempie tutte le 3000 piscine con un sistema a cascata. Ecco lì tutte le riserve di sale organizzate in sacchi impilati sotto questa tettoia. Ce ne sono diverse in tutta la salina. E la particolarità di queste saline è che dall'alto si possono vedere diversi colori, dovuti appunto all'accumulo di sale che c'è nelle vasche. Più sale c'è, più le vasche saranno bianche e più l'acqua sarà nuova, diciamo, e più ci sarà il colore di questa terra che è tra il rosso e il marrone. Queste saline venivano utilizzate fin da prima degli Inca e la raccolta è rigorosamente a mano, anche perché ci arrivano solo gli operai che camminano lungo i bordi di queste vasche che contengono il sale. Per rimuoverlo, ovviamente, siccome si cristallizza, usano una pala e un piccone e poi riempiono questi sacchi, ed è incredibile vedere come si muovono con questi sacchi pesantissimi sulle spalle fino ad arrivare al magazzino. Ovviamente un posto famosissimo qui in Perù, sicuramente anche qui chi c'è stato conoscerà bene di che stiamo parlando. Adesso salutiamo questa bellissima tavolozza di colori e torniamo al nostro van che ci aspetta più a valle e andiamo a mangiare qualcosa. Dopo aver visto le saline di Maras, adesso ci stiamo preparando per il cambio olio, perché sono passati 10.000 km da Cartagena in Colombia, quindi è ora di farlo. Carlo adesso è andato a prelevare, abbiamo anche lavato il van perché dopo essere andati a Machu Picchu era conciato veramente malissimo, c'erano residui di terra ovunque e per fortuna adesso ce l'ha lavato benissimo un signore qui in paese. E adesso è bello, splendido, splendente come sempre. Eccoci qua dal meccanico ad Urubamba. C'è anche un bellissimo Volkswagen. Eccoci qua. Irvan, ti specchi? Quanto sei bello così tutto pulito. C'è lo specchio per mettersi bene nei binari. Eccoci qua dal meccanico, sta già facendo defluire l'olio esausto e adesso tra un po' toglie il filtro anche dell'olio. Queste sono le parti rigorosamente portate dall'Italia: filtro del diesel nuovo, filtro dell'olio nuovo e poi il mitico filtro dell'aria che sono riuscito a trovare a Bogotà. Guardate Nirvan come è pulito, irriconoscibile. Come stava l'aceite? Ah, total, sucio. Susio? Ah, ecco il filtro dell'olio. Si sta svuotando tutto per bene. L'olio è lì dentro, completamente esausto. Anche il filtro dell'aria è assolutamente da cambiare, è tutto sporco.
e si mette praticamente qua, è facilissimo. C'è anche un po' di polvere. Questo è il filtro per il diesel. Aquí en Perú se encuentra agua en la bomba de gasolina. Sì? Sí. Ma sì? Raras veces, pero... A veces. L'olio che mettiamo oggi è il Total sintetico 1040. Está difícil para desarmar esto. Ah, sí, con... Sì? No, con... extractor. Per la prima volta ce lo cambiano così. Hanno tolto praticamente tutto il pezzo. In realtà era facilissimo da rimuovere. Ok, adesso metto in contatto la pompa diesel per farla riempire. In pratica il meccanico si sta assicurando che il filtro nuovo del diesel si stia riempiendo. Stiamo facendo le prove per vedere se tutto va bene. E manca solo il filtro dell'aria, bello nuovo e pulito. Abbiamo fatto il cambio olio, perfetto. Adesso questo dovrebbe essere o l'ultimo o il penultimo prima di arrivare in Argentina. È andato tutto bene. Abbiamo pagato tutta la manodopera più l'olio, perché poi i filtri ce li avevo già io, 65 euro. Per un totale di circa 6 litri. Adesso ci muoviamo da Urubamba, andiamo in un altro posto, anche perché si sta facendo sera e dobbiamo trovare un posto per la notte. Siamo arrivati a Morai. Questo posto è molto importante perché gli Inca hanno fatto questi terrazzamenti, sono dei cerchi concentrici. A ogni terrazzamento è stato riprodotto un clima differente, quindi la possibilità di coltivare tantissime varietà di cibo differente. Oggi posto fantastico, lo volevamo vedere da tempo. Pare che sia proprio un laboratorio dove gli Inca coltivavano a vari terrazzamenti e ogni terrazzamento corrispondeva a una temperatura ben precisa. È davvero incredibile come i terrazzamenti abbiano una forma precisissima. I primi qui sotto sono dei cerchi concentrici perfettamente eseguiti, mentre poi ci sono delle forme curvilinee qui intorno. In pratica si possono notare 3 livelli di terrazzamenti: il primo, il secondo, questo qui dove c'è Serena lì in fondo, e il terzo lì sopra. In pratica i ricercatori sostengono che gli Inca riuscivano a coltivare a dei microclimi diversi a ogni terrazzamento. I livelli più bassi riproducevano ovviamente climi più freddi, più rigidi, e poi via via che si saliva si potevano raggiungere temperature più alte, come i livelli più alti che abbiamo visto prima. Ecco i terrazzamenti. Wow, sono fatti tutti di pietra e poi sembrano cementati con della terra.
in questo momento è il tramonto e non sembra dover piovere, il paesaggio è meraviglioso. Pensate che siamo a una quota di 3500 metri. In questo momento il paesaggio è completamente secco perché siamo alla fine della stagione secca, ma adesso sta cominciando la stagione delle piogge e chi viene nell'estate italiana può trovare comunque questo paesaggio verdissimo e non di questo colore secco, che però è ugualmente bello. E anche il presepe l'hanno fatto con cerchi concentrici. Bellissimo, particolare. Anche Nirvan se la sta godendo con questo paesaggio meraviglioso. Si sta rilassando. Intanto sono venuti a trovarmi tutti questi cagnoloni. Ciao! Belli! E il terzo, eccolo là. Ciao, sei un coccolone tu, vero? Ehi, ciao! Belli! Il giorno dopo facciamo la spesa al mercato peruviano, un vero e proprio mosaico di colori, di frutta e verdura, e ci posizioniamo nel piano superiore per ammirare lo spettacolo. Ma ora è giunto il momento di rimettersi in strada. Ci aspettano ancora tanti posti e il bel tempo, nonostante l'inizio della stagione delle piogge, sembra essere dalla nostra parte.